vieni qua. Vieni qua. Buon fotografo. Bienvenuti a Tunisia. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 28 dicembre 2022. Buongiorno. Siamo a Medianile e questa è la nostra colazione. Torta fatta dalla signora, frittata, degli affettati dovrebbero essere, Sì. dei Cetrioli, cetrioli, pomodori, Datteri. datteri del giardino della signora, confettura, burro, formaggi, Yogurt. pane, olio, sale, yogurt, Caffè e latte. caffè e latte e Cinzia che è tutta presa da questa colazione Tunis breakfast. Oggi non siamo in albergo, ma abbiamo prenotato su Airbnb, quindi siamo a casa della signora. Signora che è una maestra, Maestra di geografia. è un insegnante di geografia e organizza dei tour, come ci diceva ieri. Comunque, facciamo colazione, fuori sono le 7, il sole sta già uscendo, non è ancora alto, ma non c'è l'alba di ieri mattina. Se avete visto l'inizio del video, quando parlavamo del numero 9 del nostro hotel, c'è un rosso alle nostre spalle fantastico. Questa mattina no, perché siamo svegliati circa un'ora dopo. Ieri mattina ci siamo svegliati alle 6, oggi alle 7. Buona colazione. E visto che siamo particolarmente simpatici e solari, vero Cinzia? Spremuta. La signora ha aggiunto anche due fantastiche spremute. Cinzia, fuori c'è un sole fantastico, sono le 8. Grazie mille. Grazie di tutto, merci. Grazie, buongiorno. Ragazzi, abbiamo salutato, stiamo salutando. Bonjour, au revoir. Questa è la struttura, questa è la moto. C'è un sole splendido, la temperatura mi sarebbe qualche grado più alta di ieri. Guardate che sole che c'è. Sole tunisino, non c'è una nuvola all'orizzonte. Adesso ci armiamo di tutto e si scende ancora verso sud, Cinzia. Si piace il sud? Sì. Caldo. Si va. Sono le 8, ovviamente in anticipo sulla tabella di marcia. Si esce, si riparte. 8:30, ci sono ben 13 gradi, 5 gradi in più di ieri. L'aria è sempre un po' frizzantina per il posto dove siamo, ma decisamente piacevole a viaggiare con queste condizioni qui. Il sole è alla nostra sinistra, alla destra e a sinistra dell'asfalto, come vedete, sabbia e un nastro nero di asfalto che taglia questo che a tutti gli effetti è deserto. E la nostra discesa verso sud prosegue. Scendendo verso sud alcune strade sono interrotte per lavori. Abbiamo avuto la fortuna di superare un camion poco fa, perché se capitate dietro questi camion qui, ragazzi, vi fanno come i fornai praticamente, tornerete bianchi come stiamo diventando noi in questo momento. E qui ci sarà l'immancabile posto di blocco di polizia, infatti eccolo qui, molto vigilata la Tunisia. Qua c'è una voragine, siamo lì intorno e tra un po' torneremo sulla strada buona, in buone condizioni. Siamo di qua, ok, boh, si torna sull'asfalto, si va. I love Tatooine. In realtà Tatooine ci manca ancora un po', però. Ah, eccola la benzina, sì. Facciamo benzina, va. Facciamo adesso perché poi non sappiamo dov'è. Abbiamo ancora oltre 100 km di autonomia, ma qua è meglio farla la benzina. Ok. Combien? Grazie también. Possibile payer da card Quelle carte? e Visa? Non. Visa non possibile? Ok. C'è una macchinetta. No, non possibile. C'est le carte de... No, agile. Ok, merci. de rien. Siamo arrivati a Tatooine. Qui abbiamo la nostra struttura.
Stamattina stiamo facendo difficoltà a trovare dei benzinai che accettano la carta di credito Visa e soltanto cash. Poi proviamo qua a Cinzia, poi ritorniamo. Perché adesso vorremmo andare a fare il check-in, lasciare i bagagli, perché tutta la roba da vedere è nell'arco di 50, 70, 100 km da Tatooine. Ecco perché abbiamo scelto questa struttura qui. Poggiare il borsone almeno, il computer, la roba un po' più pesante e viaggiare un po' più scarichi. Adesso andiamo, poggiamo sta roba sperando che ce la facciano lasciare, ma sicuramente ce la faranno lasciare, e poi proseguiamo il giro, che oggi è un'altra giornata di quelle intense, piene. Questa è la struttura dove alloggeremo questa notte. Speriamo ci sia qualcuno che ci faccia fare il check-in molto presto, così da lasciare il borsone e proseguire. La strada principale è quella lì. Incrociamo le dita che ci sia qualcuno. Ragazzi, abbiamo fatto il check-in. Lui è il papà del ragazzo che ci ha fatto il check-in. Questa è casa sua, dormiremo qui. La moto la parcheggeremo qui e questo è E questo Dar Sadek. Dar e Sadek. Se venite qui c'è lui che vi dà ristoro. No, poi dopo stasera lui Stasera è entusiasta, vorrebbe farvi vedere casa, ma ve la mostro stasera. Adesso abbiamo scaricato i bagagli, facciamo benzina e si va. Good. È gasatissimo lui, è uno di noi. Today temperature Perfect, temperature perfect. To drive moto. Perfetto, Excellent. a dopo. Ciao. Ciao, a dopo. Ciao, pure Cinzia è contenta ragazzi, siete un po'. 17 après-midi. Siamo riusciti a lasciare i bagagli, ci siamo alleggeriti di parecchio, ci siamo lasciati alle spalle Tatooine e adesso puntiamo Qasr El Sultane. È un altro posto fantastico dove ci sono i granai fortificati più belli di tutta la Tunisia. Speriamo di non trovare movimento, ecco, ma a vedere dal traffico che c'è qui direi proprio di no. Se non ho visto male, se non ho letto male, addirittura ci si potrebbe quasi entrare con la moto all'interno. Vediamo, se fosse possibile 2 riprese all'interno le farei. Come si esce da Tatooine praticamente si fa un tuffo nel Medioevo, ancora più indietro stanno, cioè si vive molto in maniera semplice qua. Di contro lo smog non si sente più. Ci tuffiamo in mezzo a palmeti, oasi, ecco, adesso torniamo a vedere i colori ocra di ieri. Siamo sulla RL 1014, direzione sud, temperatura 14 gradi. Siamo a pochi chilometri dai famosi granai, si sale. Nonostante la strada sia in un posto sperduto, l'asfalto è ottimo. Abbiamo appena superato il segnale, il cartello che ci avvisa che siamo arrivati a Qasr El Sultane e in un posto, ragazzi, dimenticato da tutto e tutti, palmeti, oasi, si sale, l'ultimo pezzo è abbastanza in salita. Questi qui dovrebbero essere i granai. Adesso ci arriviamo, perché questi qua sono tra i più belli della Tunisia, belli e meglio conservati della Tunisia. Ok, qui sono i carrelli, sono qua. Secondo me ci si può entrare anche dentro con la moto. No, ok, qui dentro non ci si fa, si sono messi apposta forse. Vabbè, ho visto gente che c'è entrata con la moto dentro. Ok, parcheggiamo qua. Abbiamo parcheggiato la moto, siamo in pieno centro, praticamente il centro. In realtà c'è soltanto questo, da qui si entra e si va dentro i granai. Peccato non poterci entrare, perché comunque ci sono delle bancarelle, ci sono dei tavolini, vedo. Ho visto persone che probabilmente in altri periodi dell'anno passavano di qua e praticamente sono arrivati qui dentro con la moto. Ragazzi, questi sono i granai di Qasr El Sultane, che sono tra i granai più belli e meglio conservati e fortificati della Tunisia. Wow, guardate qua che cos'è, che perla che è questa qua. Qui è estremamente tanta roba, ragazzi, qui è veramente tanta roba. Sono più belle di quelli di ieri di Madrid. Non c'è paragone rispetto a quelli di ieri. Qui è veramente estrema roba.
Buongiorno. È qualcosa di spettacolare. Poi ti faccio qui è incredibile questo qui. Veramente impressionante. Quindi rispetto a quelli che abbiamo visto ieri a Takawin non c'è paragone. No, ieri era Medenine. Medenine, scusa. Non c'è paragone. Queste sono Questo è tanta tutto più roba. bello. Infatti da internet, su Google questi escono. Cioè proprio i più belli. Buongiorno. Buongiorno. Buon anno. Grazie, buona giornata. Grazie. Questi sono lavori tuoi? Sì, questa mia lavoro, Questa è acquarelli. pietra, Senza marmo. marmo. Marmo, natural marmo, come dire. Anche acquarelli come questa. Belli, Grazie, grazie. molto belli. Neanche a dirlo, anche questi granai sono stati ripresi, hanno fatto parte del film Star Wars. La giornata è veramente bella, poi con questa c'è una leggera bava di vento, temperatura ottima. Adesso proseguiamo perché le robe da vedere ce ne sono veramente tante. Stiamo ripartendo da Ksar El Sultan dei granai e questo è il contesto dove sorgono. Ciao! Ragazzi, i bambini qui li vedete giocare in mezzo alle pietre, sotto agli alberi, e porterai un po' di bambini nostri, quelli viziati, quelli un po' che gli farei fare qua una settimanella a vedere se resistono. Quando passate la cosa che vi chiedono è di dargli un po' di gas. Adesso next stop Scenini, si scrive Chenini ed è un altro posto che vedete i bambini. Ieri c'erano dei bambini che avranno avuto 3 anni, 4, forse non ci arrivavano, in mezzo alla strada da soli. È vero che sono posti dove non ci passa nessuno, è vero tutto, hanno modi di fare totalmente diversi da noi, forse siamo noi troppo apprensivi. Guardate i ragazzi come giocano qui alla sinistra. Vediamo, questo qua mi fa fare. Per andare a Scenini questo mi fa fare. Fa passare da Mettezuga, qua mi fa fare sta deviazione qua. Magari poi scopriamo che è solo per risparmiare 200 metri. Probabilmente per accorciare 50 metri. Vabbè, un po' di brio, dai, un po' di sabbia, un po' di brio, si va. Ragazzi, chi vi ci porta a queste parti qui? Sì, per accorciare 10 metri mi ha fatto passare lì, perché adesso riprendiamo la strada principale. Solito, come si passano i centri abitati? Ci sono dei rallentatori importanti all'inizio e alla fine di ogni cittadina, potete starne sicuri, ma a volte come adesso ce ne sono anche, ecco, in questo momento al centro, ed ecco perché vanno piano tutti quanti. Qui, ve lo dico, si respira smog in queste macchine, sono proprio di un inquinante pazzesco. Siamo sulla RL 1007 e ci stiamo riperdendo in mezzo a queste montagne, in mezzo a questi canyon. Ecco, la segnaletica ci indica che la direzione è quella giusta, Scennini, alla rotonda a sinistra. Color ocra ovunque, di tanto in tanto si vedono delle oasi e ci sono queste montagne con la punta piatta, sono molto molto caratteristici. Siamo sulla 1007 a circa 15 km da Scenini. Questo è il paesaggio. La strada sale sinuosa tra una collina e l'altra.
Qui è veramente figo, sembra di essere veramente, fino a poco fa eravamo in una pseudo cittadina piccolina, insomma, adesso siamo su un altopiano a circa 300 metri di altezza, ma guardate che roba è fantastica, la strada sale, scende, un continuo, e poi c'è questo colore ocra, si mischia al verde della roccia, al verde delle oasi, alcune oasi, e all'azzurro del cielo, è molto molto Tunisia, molto deserto. Siamo a 5 km da Shenini, guardate come è incastonata Shenini dentro questa catena rocciosa, e questa qui davanti a voi, credo che sia quella parte un po' più in alto, però sì, la moschea bianca dovrebbe caratterizzarla e si vede da lontano. 4 km, guardate la strada come fa, si scende e poi boom, si sale, ma questo è poco, ci sono delle pendenze molto più impegnative. A sinistra Shenini, sulla montagna si intravede la moschea bianca. Si sale, vai piano che io sto per la mano però. Shenini. La camminata è abbastanza impegnativa ed impervia, tanti scalini, sono tutte case fatte di pietra. Colore ocra a profusione. La giornata è calda, ci sono 23-24 gradi, ci siamo alleggeriti di tutto e di più. Abbiamo lasciato tutto sulla moto, abbiamo legato caschi, giacche, airbag, tutto lì, e speriamo di ritrovarlo. È stata costruita nel 1960 e originariamente era uno dei granai fortificati più grandi della zona. Pian piano è stato abbandonato, adesso vivono circa poche decine di abitanti. La vista che c'è è qualcosa di incredibile, adesso ve la mostro. Guardate qua che vista che c'è. Vista incredibile da Shenini. E queste qui sono tutte rose del deserto. Una rosa a 20 dinari. Qui c'è un negozio di artigianato, un ristorante. Guardate la strada che abbiamo fatto per venire su. Queste montagne ocra sono qualcosa di incredibile. Ciao. Ciao, buongiorno. Bene? Tutto bene. Oh, bene. Andatevi da dentro a guardare la mia cosa dai papà. Solo per vedere il campo, per la curiosità. C'è buona roba dentro, guarda. Adesso vediamo. Guardare, giocare, comprare, pagare, andare. Qua è pazzesco, ragazzi. Qua non farete un metro. Non farete un metro se non vi trovate qualcuno di loro addosso. D'altronde vivono con questo, quindi è anche comprensibile. C'è molto turismo comunque. Molto particolare, molto bello come città, come cittadina. Guardare, toccare, comprare. E questo è artigianato locale, artigianato sì, vostro. Berbero. Questi sono calamiti. Magneti. Sì. Continuiamo la salita. E ci sono dei coach. E adesso questo diciamo che è l'unico posto anche più stressante. Sì, qua veramente ci siamo fermati con la moto, ragazzi, è stato qualcosa di veramente imbarazzante. Sono arrivati 4-5, va bene che vivono di questo, va bene tutto, però metterti stress così, ho detto uno, no stress, la terza volta ho detto ascolta, mi devi lasciare stare perché sennò mi stressi. Questi sono i vecchi granai fortificati, ormai ovviamente dismessi. Vedete come sono dentro? È tutto completamente fatto di roccia, alcune parti scavate, altre invece ricavate, costruite, diciamo. Per fortuna che tira aria, sì. Beh, si sta bene qua con l'aria che tira. Guarda che spettacolo che è. Non puoi arrivare sotto al parcheggio e non salire sopra perché si sale solo a piedi. E non puoi non svestirti perché sennò muori. No, volevano farci salire così, con la giacca, l'airbag. Dai, andiamo, no, con calma, fa caldo.
volevano farci salire sopra appena siamo arrivati, così come eravamo vestiti, quindi con le giacche, con gli airbag. Gli ho detto aspetta, calma, per noi fa caldo. No, caldo, ci crede, per loro non fa caldo perché è abituati ai 50 gradi. Per Loro stanno caldo. belli coperti, infatti. Però merita la sudata e la salita, ne sono valse la pena. Non sembra, ma questi granai fortificati ne sono veramente tanti. Ed è la caratteristica peculiare di Scenini è che da lontano si nota la moschea bianca, perché in mezzo a tutto questo ocra c'è la moschea bianca. Neanche a dirlo, qui con il Mavic sarebbe stato puro godimento volare qua. Avrei fatto impazzire tunisini e drone. Questo è l'interno di un granaio, con le anfore e la porta fatta di palma. Palma è la parte esterna, questa più esterna è ulivo. Ripartiamo da Scenini e puntiamo Ghermessa. Ghermessa dovrebbe essere un altro paese fantasma, un paese abbandonato. È a 16 km da Scenini. Nel frattempo si è fatto quasi l'ora di pranzo perché è l'1:10, noi ne abbiamo approfittato per farci una bella Coca-Cola fresca e adesso troveremo qualcosa da mangiare. Temperatura di 22 gradi, ottima direi. Tra l'altro dicevamo con Cinzia, abbiamo incontrato poche moto in giro e quelle moto che abbiamo incontrato sulla nave non abbiamo incontrato neanche mezza per ora. E in questi posti come Scenini zero moto, a prescindere da quelli che eravano in nave con noi o meno. Alla nostra sinistra Scenini e questa è la strada che porta a Ghermessa. Ma che cos'è qua? Guardate qui cos'è, siamo in pieno deserto praticamente. C'è questo nastro di asfalto, ma queste sono dune, questa è sabbia ragazzi. I viaggi organizzati vi ci portano qua? Non lo so se vi ci portano qua i viaggi organizzati. Dovrò iniziare a pensare di farlo come attività. Ovviamente scherzo, però oggettivamente sono dei posti che stiamo vedendo fuori, penso da tanti tour organizzati. Però oggettivamente guardate che traffico che c'è, guardate che trafficume che c'è qua, sto verde che risalta con il colore ocra. Abbiamo lasciato Scenini e siamo arrivati a Ghermassa. Ghermassa lì in alto, non so se dalla cam si vede perché è abbastanza distante, è particolare perché è un villaggio sì piccolino, anche qui moschea bianca, tutto il resto delle case sono chi bianchi chi color ocra, però la particolarità di questa cittadina è che lì in alto c'è un villaggio berbero in cima a quella montagna. Allora si vedono da qui, si vedono le case che hanno lo stesso colore della terracotta. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Lì sopra è pieno di case, un villaggio berbero abbandonato sia in questa montagna sia in quest'altra, e poi prosegue anche di là e prosegue fin dall'altra parte, si vedono tutte le case. In realtà c'è un'escursione che si può fare anche liberamente senza guida e dura una mezza giornata. Ragazzi, sinceramente fa caldo, a camminare ci saranno almeno 2 ore di camminata andare e ritorno. Io non me la sento e Cinzia neanche, quindi ci accontentiamo di vederlo da qui sotto. Certo è che se avessimo avuto il Mavic avremmo fatto delle riprese e ci saremmo tolti un po' di curiosità. Quindi ci sono soltanto queste 2 auto che immagino siano di turisti che si sono fatti la giornata qui sopra. Adesso vediamo cos'altro vedere. Io non sono mai stato nelle montagne rosse americane, ma questo ambiente, a furia di vedere le foto, me lo ricorda molto, nel piccolo se vogliamo, ma è incredibile i colori che ci sono qui. Sono circa le 13:30 ed è ora di pranzo. Siamo tornati a Tataouine, dove faremo anche benzina perché siamo a corto di benzina, e nel frattempo Cinzia è andato in un supermercato qui alle mie spalle. Speriamo che sia attrezzato giusto per prendere un po' di olive, un po' di formaggio, un po' di pane per pranzare oggi. Optiamo per questa soluzione perché sinceramente il mangiare così speziato, così forte, alla lunga è impegnativo. Quindi speriamo di sbarcare il lunario così a pranzo e poi vediamo questa sera come fare. Quello è il supermercato, aspetto che torni Cinzia con una buona notizia. Vedo Cinzia che arriva contenta. Sono andata a quel supermercato e non aveva, a parte il pane e il tonno, non aveva nient'altro che insomma
Quindi? Il pane, sì, appoggiato sul bancone della cassa insieme a tutto il resto. Infatti ho visto che è uscita e poi sei tornata di corsa. Sì, le olive mi ha mandato quella di fronte, della sua amica di fronte, ho preso le olive sfuse, poi sono tornata di là, ho preso il tonno e il pane. Preciso, quindi abbiamo il pranzo per oggi. Oggi sì, un pranzo veloce, uno spuntino più che pranzo. Anche perché dicevo tutta roba speziata dopo un po', no? Totale ho speso 4 dinari, pane e tonno, di là le olive 2,60, quindi 6,60, 6 2 dinari euro, e 60. 2 euro e poco più. Sì, vabbè, Vabbè, un bottino povero, però un Vabbè. bottino per uno spuntino, dai. buon appetito. Perché la cena di ieri sera, diciamo, ci ha un po' bruciato il palato del peperoncino. Un po' troppe spezie. Sì. Dopo il pranzo di oggi, certa gente ha voluto un caffè. Ecco Cinzia che si degusta un caffè tunisino. Dì un La po'. mancanza del caffè. Che mi hai detto? Ridillo un po' se c'è il coraggio. Cosa? Quello che mi hai detto 2 secondi fa. Ah, che preferivo la tranquillità, il silenzio, la pace e la solitudine di ieri. Ovvio. In mezzo alle montagne ieri, soltanto io e te. Però non c'erano bar. Non c'erano i bar, esatto. Come sapete noi siamo animali da bar, più stanno lontani e più ci piacciono. A pensare che in Italia ci sono dai 3, 4, 5, 0, non lo so, vedevo le previsioni dalle parti nostre, c'erano 6 gradi questa mattina. E qua che ce ne saranno 23, 24, siamo a maniche corte, al sole scotta, il sole scotta, quando si va a Dio, ma se si sta fermi al sole, il sole picchia forte. Adesso sono passato un gruppo di moto, crediamo italiani, però con moto a noleggio, che le moto hanno tutte targhe tunisine, BMW, quindi GS, RT e un K1600. A casa del mare. In questo momento ci stiamo letteralmente lasciando guidare dall'istinto. Ci siamo persi in mezzo a queste montagne. Abbiamo fatto benzina, ovviamente, abbiamo il pieno, ma non per questo siamo indenni da eventuali sorprese. Allora, come si sale qua? La strada è asfaltata ma c'è tanto brecciolino, perché i mezzi pesanti si vede che la strappano l'asfalto e i detriti e i sassolini si accumulano sulle fianchi dell'asfalto. Mi sa che finisce la strada però. Madonna, guardate sotto cos'è. Sotto c'è Tatooine. Madonna. Siamo fermati su questa strada tra il nulla e l'addio perché ci piaceva sia la luce che lo scorcio. Quella lì sopra è una base militare. Siamo arrivati su in cima, la strada finisce. Come ci hanno visto i militari subito si sono allertati, l'abbiamo fatto in versione e siamo riscesi. Siamo fermati qui a fare 2 foto tra il nulla e l'addio. È passata prima una camionetta dei militari, ha fatto finta di nulla, è andata su, è tornata indietro, si è fermata e ci ha detto questa qui è zona interdetta. Gli ho fatto vedere le foto che avevamo fatto, effettivamente c'erano soltanto foto nostre. Ci hanno regalato anche dei mandarini, tra l'altro ottimi, molto saporiti. Sì, molto dolci. Le parole di Cinzia: ti avrebbero dovuto beccare col drone, ti avrebbero fatto passare la volia. Sempre la gentile voglia, Cinzia. Ti avrebbero fatto passare. Ti avrebbe fatto passare la voglia. Perché? Perché io ti avevo detto guarda che qua non possiamo stare, tu ma no, la strada è aperta, la strada è aperta. Vabbè, non no? ci sono la divieti. Strada è chiusa, finisce, è giù e su è zona militare. Tu, ma no, 2 foto come il Vabbè, tuo ma solito, no? Giovanni senza paura, si dice. C'è scritto che c'è divieto? No, però allora si va. lo devi capire da solo. Infatti il militare prima ha fatto un po' brutto muso che se la fa, poi alla fine si è sentito quasi in colpa e ci ha regalato 3 mandarini. Abbiamo mangiati subito, saporitissimi, e sapremo domani cosa comprare per dissetarci, perché sono veramente ottimi. Adesso se è fatta una certa andiamo in struttura, doccia, relax, scarichiamo tutto, foto, quant'altro, e poi si fa una piccola passeggiata per Tatooine. Go, si va. Poi andiamo là, chiediamo a quello della struttura Tatooine Guerre Stellari, dirà sì a Tatooine. Non è a Tatooine. È buono.
Cinzia è rimasta male perché su alcune riviste ha letto che a Tatooine ci sarebbe una delle tante basi di Star Wars. Sì. In realtà è soltanto pubblicità perché non è a Tatooine, ma è Xarghilane. a Dus piuttosto che a Sarghilane Sarghilane. o altrove. Questa è la terrazza della nostra struttura. La camera è una camera modestissima, ma questa struttura qui, questo terrazzo, c'è anche questo piccolo gazebo in stile tunisino, coperto con le foglie delle palme. Fantastico, con la vista su quelle antenne dove eravamo poco fa. E questo intorno a noi è Tatooine. Tatooine. Beautiful place. Go, Tatooine. Numero 1 questo qua, disponibilissimo. Yes, Tatooine. Dal terrazzo si scende in casa, vi ripeto, una casa molto modesta ma con tutti i comfort. Praticamente si scende, questo è il soggiorno, la cucina, praticamente abbiamo preso un appartamento. Qui c'è la cucina e qui ci sono 3 camere, noi possiamo utilizzare quella che vogliamo, c'è una, 2, in realtà lui ci ha messo qui all'inizio e ci siamo tenuti questa qua. Una camera abbastanza modesta, semplice, però c'ha tutti i comfort, c'è il wifi, c'è il bagno, abbiamo tutto, adesso ci sistemiamo e poi ci rilassiamo un attimino. Ragazzi, questa sera poulet, insalata e Coca-Cola. Qui una cosa incredibile è che il polletto abbiamo scelto perché non c'erano le spezie, hanno riempito di cipolle, spezie e quant'altro. Tagliata e non hanno l'acqua. E non hanno l'acqua. Quindi abbiamo dovuto prendere forza di cose Coca-Cola e buona cena. Sono le 19:30 più o meno, abbiamo già cenato, abbiamo finito adesso di cenare perché qui abbiamo scoperto alle 6:30. che se volete visitare le Medine dovete farlo entro le 17:30 massimo, perché poi praticamente non c'è più chiude nulla. e le bancarelle praticamente chiudono, ma non tolgono la roba dal bancone, praticamente il banco viene ricoperto da dei teli e l'indomani tolgono i teli ed è tutto pronto. Però se volete visitare la Medina entro 17 dovete andare, perché 17:30 è già tutto chiuso. Abbiamo cenato come vedete. Cena perché sono le 7:30 ed è già quasi tutto chiuso, tranne quei pochissimi ristoranti o fast food che ci sono. Esatto, quei pochi che ci sono stanno per chiudere, o comunque il grosso l'hanno già fatto. Adesso stiamo tornando verso casa, facciamo 2 passi e approfittiamo per fare tutte le cose di routine. Vi ringraziamo, vieni qua, vieni qua. Buon fotografo. Bienvenue a Tunisia. Dai, vieni qua. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. È gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al domani. prossimo video.